Ciao, ti do il benvenuto su Infemmat. Oggi ci concentriamo su 4 funzioni di testo essenziali ma spesso sottovalutate: lunghezza, identico, annulla punto spazi e libera. Queste funzioni non servono solo a leggere o a sistemare i testi, sono fondamentali per ripulire i dati, evitare errori nascosti e migliorare l'affidabilità dei nostri fogli di calcolo, soprattutto quando lavoriamo con dati importati o condivisi. Per comprendere al meglio la sintassi di ciascuna funzione, procediamo subito con un primo esempio. Iniziamo! Abbiamo a disposizione un elenco di allievi e vogliamo determinare la lunghezza di ciascun nome, spazi inclusi. Per far questo, Excel ci mette a disposizione la funzione lunghezza, che restituisce il numero di caratteri presenti in una stringa di testo, inclusi spazi, numeri e simboli. La sua sintassi è molto semplice e prevede un solo argomento. Posizioniamoci dunque in cella B2 e digitiamo uguale lunghezza. Selezioniamo la funzione che ci interessa e successivamente l'elenco dei nomi. Premiamo Invio ed il gioco è fatto. La funzione lunghezza, come vedremo negli esempi successivi, è utile per controllare la lunghezza dei dati o verificare la presenza di spazi indesiderati. Vediamo ora a cosa serve la funzione identico. In questo esercizio, a partire da un elenco di allievi, utilizzando le funzioni maiusc, minusc e maiusc init, ho creato 3 nuovi elenchi: l'elenco tutto in maiuscolo, tutto in minuscolo e con le iniziali maiuscole. Quando voglio mettere a confronto 2 elenchi, posso procedere in questo modo: digito uguale, seleziono il primo elenco, digito di nuovo uguale e seleziono il secondo elenco. L'operatore hashtag è comparso poiché ho creato questi elenchi utilizzando le matrici dinamiche di Excel. Premendo Invio ottengo come risultato che gli elenchi sono uguali, anche se visivamente non sembra. E questo accade anche se al posto del secondo elenco selezioniamo l'elenco tutto in minuscolo, Invio, oppure l'elenco con le iniziali tutte maiuscole, Invio. Quando vogliamo effettuare un confronto sensibile alle maiuscole barra minuscole, possiamo utilizzare la funzione identico, che ha una sintassi molto semplice e prevede solamente 2 argomenti, il primo elenco ed il secondo elenco. Inseriamo dunque tale funzione, uguale, identico, selezioniamo la funzione che ci interessa e successivamente il primo elenco, punto e virgola, ed il secondo elenco. Premendo Invio, la funzione restituisce falso, poiché, come già detto, la funzione identico fa distinzione fra maiuscole e minuscole e restituisce vero solamente quando 2 testi sono esattamente uguali. Restituisce invece falso quando 2 stringhe di testo differiscono anche per un solo carattere. La funzione identico non è sensibile alla formattazione del testo. Come puoi vedere in questo esempio, nonostante i 2 elenchi siano esteticamente differenti, sia il confronto mediante l'operatore uguale che mediante la funzione identico restituiscono vero, poiché il testo presente nelle celle è lo stesso, comprese le maiuscole e le minuscole. Mettiamo ora a confronto 2 elenchi e individuiamo gli errori più comuni. L'elenco corretto è quello presente a destra. Nell'elenco a sinistra sono presenti degli errori. La presenza di 2 nomi diversi, Daniel e Daniele, viene rilevata da entrambe le funzioni. In questo secondo caso, l'errore è molto meno evidente. È presente un doppio spazio, qui fra Greco e Salvatore. Eliminando lo spazio, canc, e premendo Invio, l'errore viene corretto. La presenza di un errore di questo tipo, un doppio spazio praticamente invisibile, crea molti problemi negli elenchi di Excel, poiché Greco Salvatore e Greco Salvatore con un doppio spazio per Excel sono 2 nomi diversi e dunque anche utilizzando le funzioni conta se, somma se o tante altre, riscontreremmo errori nell'elaborazione dei dati. Questo errore è solo dovuto al fatto che il nome Giulio nell'elenco di sinistra è stato digitato con l'iniziale minuscola. L'operatore di uguaglianza restituisce vero,
mentre la funzione identico restituisce falso. Qui è presente il cognome Rossini al posto che Rossi, mentre quest'ultimo è l'errore più frequente, uno spazio digitato qui in fondo all'ultima parola. Infatti, a molte persone capita, dopo aver digitato un nome, di premere la barra spaziatrice. Visivamente i due nomi sono identici, ma sia l'operatore uguale che la funzione identico segnalano un'anomalia ed Excel li interpreterà come due nomi differenti. Eliminando lo spazio e premendo invio, possiamo così correggere un errore che ad occhio non avremmo individuato. Siccome il problema della presenza degli spazi superflui è molto rilevante in Excel, esiste una funzione apposita, la funzione annulla.spazi, che consente di rimuovere gli spazi superflui da un testo, lasciando solo un singolo spazio tra le parole e nessuno spazio all'inizio o alla fine. In questo esercizio ho messo a confronto due elenchi, a parte l'allineamento, apparentemente uguali. La funzione identico però individua delle criticità che sono dovute appunto alla presenza di spazi superflui. L'elenco corretto è quello presente a destra. Vediamo gli errori commessi. Come puoi notare, mediante la funzione lunghezza si può notare una differenza nella lunghezza di due testi che sembrano uguali. Il nome presente nella colonna azzurra ha ben 6 caratteri in più rispetto al nome presente nella colonna rosa. Vediamo dove sono posizionati. Come puoi notare, sono posizionati tutti all'inizio del nome. In questo secondo caso è presente uno spazio in più e puoi notare che si trova qui in mezzo fra il cognome e il nome. In questo caso lo spazio è posizionato alla fine e più precisamente ci sono 4 spazi alla fine. In questo caso è presente l'errore più comune, e cioè il singolo spazio alla fine, e puoi notare che è presente anche uno spazio all'inizio, infatti la differenza è di 2 caratteri, e qui in fondo l'errore più comune in assoluto, lo spazio presente alla fine. Fortunatamente possiamo correggere velocemente l'elenco presente nella colonna azzurra. Posizioniamoci dunque in cella I2 e digitiamo uguale annulla, selezioniamo la funzione annulla spazi e successivamente l'elenco azzurro. Premendo invio riusciamo a rimuovere tutti gli spazi e successivamente possiamo selezionare l'elenco, copiarlo, cliccare con il tasto destro in cella A2 ed utilizzare l'opzione Incolla valori. Come puoi notare, i due elenchi ora sono identici. In alternativa al tasto destro avremmo potuto premere la combinazione di tasti CTRL maiuscolo V, che è la combinazione di tasti per incollare solamente i valori. Questa funzione è ottima per pulire i dati quando vengono importati da fonti esterne oppure quando vengono digitati con spazi superflui. Vediamo ora un'altra funzione utilissima per la pulizia dei dati prima dell'analisi o della stampa. Quando importi i dati da altre applicazioni o sistemi, spesso nelle celle compaiono dati non stampabili che spesso sono invisibili. Un carattere invisibile non stampabile compare anche quando per andare a capo in una cella premi la combinazione di tasti Alt più invio. Come puoi notare, il nome Bertocchi Davide, scritto premendo Alt invio per andare a capo, è diverso dal nome Bertocchi Davide, scritto tutto sulla stessa linea. Lo possiamo notare mediante la funzione identico. Confrontando la colonna azzurra con la colonna rosa, la funzione identico restituisce falso. La funzione che ci consente di eliminare i caratteri non stampabili da una stringa di testo è la funzione libera, che ha una sintassi semplicissima e prevede un solo argomento. Proviamo a inserirla in cella G2. Uguale, libera, doppio clic sulla funzione, selezioniamo l'elenco azzurro e premiamo invio. Come puoi notare, il carattere non stampabile che viene inserito quando premiamo Alt invio è stato eliminato. Confrontiamo ora, mediante la funzione identico, se l'elenco di colore verde è identico all'elenco di colore rosa. Uguale, identico, selezioniamo la funzione identico e successivamente l'elenco rosa, punto e virgola, e l'elenco verde. Premendo invio possiamo notare che l'elenco verde, pulito mediante la funzione libera, corrisponde perfettamente all'elenco di colore rosa.
Se tu volessi effettuare un confronto diretto fra la colonna azzurra e la colonna rosa, ti consiglio di procedere in questo modo. Posizionati in una cella, inserisci la funzione identico e confronta i due elenchi effettuando una pulizia su entrambi mediante le due funzioni annulla spazi e libera nidificate una all'interno dell'altra. Non è importante l'ordine, io ho nidificato la funzione libera all'interno della funzione annulla spazi, ma avrei potuto benissimo nidificare la funzione annulla spazi all'interno della funzione libera. Ho effettuato la stessa operazione anche sulla colonna di colore rosa. In questo modo entrambi gli elenchi vengono ripuliti dagli spazi e dai caratteri non stampabili e successivamente confrontati fra di loro mediante la funzione identico. Il tutto utilizzando un'unica formula che contiene le ultime tre funzioni che ti ho spiegato. Imparando a utilizzare correttamente le 4 funzioni che ti ho spiegato in questo video, sarai in grado di ripulire i dati, evitare errori nascosti e migliorare l'affidabilità dei tuoi fogli di calcolo. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!